Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Se siete nuovi del canale, benvenuti sul canale. Fa Ferdino nello studio di Gennaro, anche se abbiamo i riscaldamenti accesi, ma non diciamolo a nessuno. Io vi do il benvenuto ovviamente in questo nuovo video e ovviamente sul canale, e vi spiego in due parole cosa trattiamo su questo canale, per chi lo sa già o per chi non lo sa. Qui troverete playlist interessanti, spero ovviamente, su come migliorare foto, video e oltretutto montare video sul vostro smartphone o tablet, che sia iOS, Android, che sia, oltre a vedere programmi, come dire, sperimentare lo streaming via dispositivi mobile, eccetera eccetera eccetera, accessori eccetera eccetera. Spulciatevi bene le playlist, è gratuito. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Di cosa parliamo in questo video simpatico? In questo video simpatico e anche utile parliamo di un'applicazione che disegna una mappa animata. Praticamente non disegna una mappa animata, non è giusta la definizione, più che altro disegna un percorso animato. Sapete, come vedete nei blogger di viaggio, che c'è l'aeroplanino che volteggia sopra alla la cartina. Questa applicazione fa la stessa cosa, si chiama Travel Boost. Intanto ringrazio i ragazzi, il team, i programmatori, i sviluppatori che mi hanno donato un abbonamento di un anno, costa pochissimo comunque per chi ovviamente vorrà utilizzare questa applicazione. Ce l'ha fatta Gennaro finalmente, dopo 50.000 prove, e l'abbonamento ovviamente arriva a 25 euro rotti annuale completo. Se no potete acquistare ovviamente cose che vi servono all'interno dell'applicazione, tipo le motociclette, piuttosto che le macchine, piuttosto che le barche, eccetera eccetera. È molto ricca di effetti, di cose carine, simpatiche, ma soprattutto, come ho detto prima, è utile a chi fa viaggi, ma anche chi fa delle passeggiate nella sua zona, cioè chi va a visitare delle città in Italia. Io adesso vediamo se utilizzerò questa applicazione per quando vado a fare un videoblog. Sentite forse questo rumorino nel sottofondo e vedete nei miei occhi della luce? Ovviamente è uno spot cinese che mi sta illuminando perché siamo sotto le feste di Natale. Quindi, detto questo, un grande intro, un lunghissimo intro, andiamo a vedere questa applicazione in dettaglio. Benissimo, andiamo a lanciare l'applicazione. Come diciamo, andiamo a vedere adesso le caratteristiche di base, quello che possiamo fare ovviamente con un'applicazione che traccia un percorso. Ovviamente possiamo mettere un punto di partenza proprio indicato, quindi ci andiamo a inserire Genova, vedete che lo trova automaticamente. Ci mettiamo ovviamente che questo è il nostro punto di partenza e ci invita a mettere un punto di arrivo, metteremo a Roma. Quindi messo Roma, ora possiamo praticamente fare sì che il nostro percorso sia quasi completo, però ovviamente vedete che adesso passiamo ovviamente in mezzo al mare e un pochino sulla terraferma, quindi non sarebbe un percorso proprio, diciamo, giusto. Ma andiamo a vedere innanzitutto i simboli. Vedete questo simbolo qua con la macchinina, o quello che ovviamente c'è raffigurato qua dentro, indica il punto di partenza. Invece questo, come il Google Map, proprio il timbro, il simbolo del posto dove siamo, è quello d'arrivo. Mentre se io clicco qua e inverto, vedete che si invertono anche i segnali, quindi vuol dire che adesso partirò da Roma e arriverò a Genova. Bene, rimettiamo a posto così. Non può essere un percorso giusto perché qua andrei sul mare, giusto? Quindi non è un percorso giusto questo. Allora cosa posso fare? Prima di fare ciò vi faccio vedere questi comandi qua sotto. Questo è il comando che permette di eliminare il progetto al quale sto lavorando, che schiacciando elimina lo elimino, annulla non elimino. Qui invece mi permette di andare, vedete, a salvare il mio progetto, quindi più quando avrò finito il lavoro andrò a salvare il mio progetto. E il play invece è proprio il play, proprio diamo diciamo il play al rendering. Quindi cosa facciamo? Ingrandiamo col pitch to zoom e incominciamo a disegnare un percorso, ok? Un percorso, quindi prendiamo proprio, diciamo, la linea e la tiriamo, ok? Semplicemente così, ok? La tiriamo così e segniamo, facciamo dei segni,
Ok, questi qua ovviamente sono anche qua dei punti di riferimento che possono servire come no. Però vedete che adesso ovviamente io non sono più sulla terraferma, quindi giustamente, ok, forse ne ho creato un altro col dito perché col mouse è molto più difficile. Quindi non sono più sulla terraferma. Perché? Adesso io vi faccio vedere che cliccando lungo posso scegliere il mezzo di trasporto. Ok, io sceglierò ovviamente la macchinina perché vado in macchina, quindi prendo la mia macchina con la mia valigetta sopra, scelgo di quel colore che voglio, ok, e sono a posto, vado indietro e abbiamo fatto il nostro primo itinerario. Adesso andiamo a renderizzarlo così com'è e poi vedremo tutte le opzioni in più perché sono molto carine e simpatiche. Per renderizzare andiamo qua, clicchiamo qua sotto la striscia bianca, la riga diciamo che si apre, vedete questa barra, vuol dire che stiamo arrivando alla fine del render. Quando finiamo ovviamente il render possiamo andare a salvare il nostro filmato. Vedete che passo ovviamente sulla terraferma giustamente come deve essere, perché sennò dovevo cambiare, poi vedremo adesso perché ho messo così. Innanzitutto guardiamo i comandi qua. Questo è la durata del video, quindi più vado verso destra più il video si allunga come durata, vedete come durata, anche lo zoom, vedete, perché poi ovviamente si allontana, ok? Più vado di qua e più il video ovviamente si accorcia e diventa veloce, ok? Invece qui abbiamo la grandezza del nostro veicolo, ovviamente più grande è, più simpatico è, più piccolo è, più veritiero sarà la nostra animazione. Qua sotto invece abbiamo questi comandi qua. Questo qua è la velocità di esecuzione, non so se anche nel rendering, però io posso velocizzare di 2 e 3 volte il mio percorso. Qui invece posso ovviamente in quest'altro andare a vedere dove sono, vedete che è apparsa qua una bandierina, quindi lasciamo così com'è perché poi vi faccio vedere perché. Questo ragazzi non ho capito, mi spiace dirlo ma non l'ho capito, poi ovviamente quando gli autori gli scriverò e mi spiegheranno cosa serve. Qua invece abbiamo l'aspetto del video, questo vabbè essendo un videomaker l'ho capito da me, ok? Questo qua abbiamo l'aspetto del video e qua invece abbiamo le miglia, qui espresso in miglia o in chilometri, ok, perfetto perché siamo in Italia, quindi appaiono anche i chilometri che la distanza, ok, percorsa, quindi ragazzi tanta roba, Poi l'ultima cosa, ma non da meno, qua su abbiamo il tipo di mappa, ok, cliccando qua sopra possiamo scegliere sul tipo di mappa che utilizzare. Possiamo anche col chroma key praticamente fare una mappa noi e inventarci qualcosa e ovviamente sostituirlo alla cartina che è presente nell'applicazione. Quindi se io scegliessi questa adesso, vedete che cambia tutto. Il render è molto più lento, però guardate che come diventa bello. Io ovviamente andrò a rimettere a posto perché voglio che appaiano le città, magari lo metto col tema scuro che mi piace tanto. Ok, quindi quando finisce di renderizzare il nostro percorso possiamo andare a fare salva, ok? Vedete che si è acceso questo, diciamo, questa scritta, posso fare salva e mi dirà se voglio salvarlo in rollino fotografico, cioè anzi sta salvandolo nel rollino fotografico. Quindi una volta fatto questo io posso ovviamente andarlo a vedere. Ok, allora ora vado indietro perché vi faccio vedere il salvataggio, ok? Vado nei progetti che questa iconetta qua, faccio così e lo salvo e ci scrivo proprio da Genova invece e il mio progetto viene salvato. Quindi adesso io posso cancellare il tutto e ricominciare da capo, ok? Quindi questa prima parte del tutorial finisce qui, ok? E ci rivediamo nella seconda. In questa seconda parte ovviamente andiamo a cancellare il nostro percorso che abbiamo fatto e andiamo a vedere nel nostro rollino ovviamente il nostro percorso che abbiamo generato in precedenza. Quindi andiamo qua, recenti, ed eccolo qua.
Ok, abbiamo praticamente generato il percorso, che è bellissimo, ragazzi, veramente bello, veramente bello. Quindi lasciamolo così com'è, torniamo nell'applicazione e andiamo a fare un altro, ovviamente un altro tipo di percorso, questa volta andando fuori l'Italia per farvi vedere cosa cambia, ok? La cosa è molto simpatica, quindi faremo sempre partenza, facciamo Genova. Ok, io sono ignorante in geografia, quindi scusate se farò qualche cretinata. Facciamo Parigi, anzi facciamo Londra. Ok, facciamo Londra. Bene, quindi è un bel percorso lungo, però passiamo anche da Parigi, quindi facciamo ingrandiamo, ok? E trascinando sempre la linea andiamo a fare, ok, diciamo io lo chiamo scalo, a Parigi. Quindi cosa faremo? Adesso facciamo così, poi andremo l'ultima paesino, io immagino che sia questo, della Francia, prendiamo e mettiamo anche qui, ok? Va bene, poi invece andiamo anche qua e prendiamo anche qua ovviamente il pallino e lo mettiamo sull'ultimo, diciamo il paese che ci sembra che sia il primo incontrato in Inghilterra. Adesso io vedete sono ignorante in geografia, quindi passatemela. Quindi abbiamo praticamente questi tre scali, ok? Allora, che succede? Innanzitutto io vado a fare la modifica, no? Vado qui, clicco come ho detto prima lungo e vado a selezionare il treno, ok? Prendo il treno e vado praticamente a fare, ok, in treno fino a Parigi, ok? Posso andare anche oltre fino a Parigi, ovviamente anche fino a per farvi vedere cosa succede, no? Vado fino a Parigi. Poi qui l'ultimo paesino che incontro, diciamo prima di andare in Inghilterra, cosa faccio? Riclicco lungo e cambio, ovviamente c'è il mare, quindi cosa faccio? Vado a scegliere una barchetta. Allora la barchetta, dov'è la barchetta? Allora la barchetta è sotto, a vela no, a vela a motore, diciamo prendiamo questa, va bene dai, non ci formalizziamo. Ok, la barca, perfetto, quindi arriviamo dall'altra parte della manica e, grazie lo sapevo questo, clicchiamo e prendiamo l'aereo fino a Londra. Ora, perché ho fatto questo? Perché vi faccio vedere cosa cambia. Innanzitutto vado a fare play sempre e guardate le bandierine, vedete? E guardate soprattutto che cambia mezzo di locomozione, ragazzi, questa cosa a me lo fa impazzire, è troppo forte, è troppo incredibile. Guarda, partiamo in treno, andiamo fino a lì, cambiamo in barca, arriviamo dall'altra parte e praticamente siamo a Londra in aereo. Non è fantastica sta cosa? Io la risalvo perché è bellissima, a me mi fa impazzire, io non so voi, ma io ci sballo su questa cosa qua, è veramente bello questa applicazione. Io non viaggiando tanto fuori, anche diciamo fuori l'Italia, non è che ho l'opportunità di usarla, però la userò anche per andare in Italia, ok? Per fare queste cose qua. Quindi possiamo fare la stessa cosa, andare qua di nuovo sui progetti e salvarne un altro, ok? E salvare, ok? E quindi adesso cosa faccio io? Per farvi vedere la conclusione di quest'altra parte, che poi ce n'è un'altra che è ancora più simpatica, vado da Genova a Roma, seleziono questa e ripristino il progetto, ok? Vedete che praticamente abbiamo ripristinato il progetto vecchio. Ora andiamo a vedere un'altra cosa molto simpatica. Intanto andiamo nei progetti e ripristiniamo quello che andavamo da Genova a Londra, ok? Per aggiungere una cosa molto bella, oltre a poter cambiare ovviamente i mezzi di locomozione, possiamo anche fare un'altra cosa. Possiamo aggiungere delle immagini, ok, nei posti. Quindi io clicco di nuovo lungo qua e invece di andare a scegliere ovviamente i mezzi di locomozione vado qua su commento.
Vado qui, vado nelle foto, vado a cercare una foto di Genova, che quella almeno ce l'ho. Ok, di Genova, magari non della mia faccia, ma della mia città. Ok, userò questa che è la lanterna, mi sembra che ci sia, adesso non ci vedo un blistit. No, questo qua è diciamo è la fiera. Ok, qua ci scrivo, ci metto anche un emoji. Che cosa ci posso mettere? La pizza no, ci metto il sole. Ok, quindi vado indietro e posso fare a tutti questo lavoro. Andrò a Parigi. Ok, vado a Parigi, clicco lungo di nuovo qua, così vado di nuovo in commenti, vado qua e vado a scegliere Parigi. Ovviamente queste le ho scaricate perché ovviamente io sono stato a Parigi ma da piccolino. Usa, posso fare così. Qua ci posso andare a mettere, che ne so, un'altra cosa che adesso non sta a cercare, il saluto. Ok, ci metterò il saluto, vado indietro, vado di nuovo qua, ok, riclicco di nuovo qua, vado qua, questo non so cosa metterci, mi sembra che sia questo il secondo che ho scaricato. Sì, ragazzi, le foto non sono veritiere, ma sapete, ovviamente non lo so. Ci metto qualche bella faccina, ecco questa qua, dai, va bene così, tanto qua siamo qua per provare, come diceva il nostro amico. Qua ci mettiamo di nuovo qui, ok, un altro commento, poi vi faccio vedere cosa succede. Ok, deve essere questo qua, ok, così. Ok, qua utilizziamo il bel gesto, ok, e poi andiamo ovviamente qua, di nuovo clicchiamo lungo e andiamo a prendere l'ultima immagine, ok, che è questa qua, proprio di Londra. Io questa qua sputanamente rubata, e qui ci sarebbe una faccia un po', ci mettiamo le trombette, va, no, una sola perché due no. Ok, ci mettiamo le trombettine, cancelliamone una. Ok, adesso andiamo di nuovo ad andare in rendering. Ok, rendering, vediamo che succede. Allora, Genova, andiamo a Parigi e cosa appare? La foto di Parigi con benvenuti a Parigi, poi per il battello, e qua benvenuti in Gran Bretagna, e siamo ok, fine del nostro viaggio, ragazzi. Non è fantastico? Una cosa bellissima. Adesso noi lo andiamo di nuovo a salvare anche questo. Questa applicazione è veramente carina, soprattutto per chi fa viaggi e soprattutto per chi fa video di viaggi, ok? Quindi vabbè, qua possiamo condividere su tutti i social, ma questo lo possiamo fare anche diciamo dopo aver generato il nostro video. Quindi torniamo indietro e praticamente è concluso, ok, perché è veramente semplicissimo, ok, utilizzare questa applicazione. Veramente complimenti, veramente bella. Un altro sistema per aggiungere destinazioni non è solo cercarle sulla mappa manualmente come ho fatto io fino adesso, ma è aggiungere destinazioni con un segno più che viene fuori ovviamente nella parte destinazione. Quindi facciamo Genova. Ecco, attenzione, io ho notato che non si possono cancellare, ok, le città. Adesso almeno io non so come, cioè posso cancellare quelli che creo manualmente, ma non posso cancellare queste. Vabbè, comunque facciamo Firenze. Attenzione, Firenze, più, devo cancellare Firenze, metterci Torino, ok? Se andiamo a vedere adesso, vedete che ha fatto il giro, ok? E ha creato praticamente da sola l'altra destinazione. Se io vado a fare più, attenzione, dovete cancellare, ok, l'ultima che avete messo, ok? Se io vado adesso a mettere, per dire, Savona,
sbona, come si dice, ok, poi faccio di nuovo più e vado a rimettere Genova. Ok, perfetto. Adesso se vado a generare, vedete che mi fa praticamente il giro che io ho fatto, quindi vabbè, a parte teniamo conto della macchina, di quello che è, anzi rimpiccioliamola anche un po'. Vedete? Ok, quindi possiamo dare una destinazione semplicemente scrivendole. Ma un'altra cosa molto simpatica secondo me è questa. Quindi io vado indietro, cancello tutto, visto che andiamo spesso da Recco a Sori, ok? Quindi vediamo se, se possiamo fare questo. Allora Sori, se c'è Sori, Sori Liguria, e poi mettiamo la destinazione Recco, ok? Recco. Ok, Recco. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo qua, ok, da Sori, schiacciamo lungo e cambiamo qui in persone che camminano. Ci deve essere da qualche parte, adesso non mi ricordo, forse aspettate, nella prima qua ci deve essere in basso, in basso, in basso. Ecco qua, corre con una persona che cammina, quindi senza valigia, con la bottiglietta, con la ruota, bellissimo, questa ovviamente è la parte pro, ma la parte, ecco i pattini, la parte pro diciamo che costa poco, infatti ve l'ho detto che costa poco, quindi adesso io faccio così e ovviamente vado a vedere se da Sori, vabbè la strada non sarà quella, però diciamo che è carina perché da Sori a Recco si può andare anche con i pattini, ok? Quindi ingrandiamolo, eccolo qui, il nostro pattinatore folle. Dai, è una cosa anche simpatica da vedere, è simpaticissima. Ultima cosa, carina, simpatica, anche questa, se vado adesso qua, ovviamente vado a cliccare su una partenza, ok, vado da Genova qua, per dire da Sori, scusate, non è Genova, vado in effetti, posso aggiungere una specie di scia, vedete che cliccando mi segue qualcuno, questa è una scia, adesso un effetto, poi bisognerebbe provarli, ok, quelli che ci sono, abbiamo anche la neve, abbiamo anche questo, vediamo, proviamo questo, vediamo che succede quando do il play, è simpatico, dai ragazzi, simpaticissimo, guardate un po', nevica praticamente, bellissimo. Vediamone un altro, cioè qua possiamo anche cambiare ovviamente a metà corsa l'effetto, no? Questo ormai l'abbiamo imparato, possiamo andare, no, vabbè, cambiamo anche auto, cambiamo, mi è scappata la mano, e mettiamoci a correre con noi i gabbiani, vediamo un po'. Vai ragazzi, che è molto divertente questa cosa qua, io bellissima, spero di utilizzarla perché ringrazio ovviamente i ragazzi che mi hanno dato la possibilità di provare questa applicazione, bellissima, bellissima, veramente complimenti. Allora ragazzi, siamo tornati un po' alla vecchia maniera, col microfono sulla scrivania, attenzione a non dare colpi perché viene dentro, perché lavalier c'è un sacco di interferenze qua dentro e l'audio viene distorto alle volte a mia insaputa, quindi quando ho fatto un video, ragazzi, come si fa a rifarlo? Quindi detto questo, che forse non vi interessa nulla, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella ovviamente per ricevere notifiche dei video che posterò. Ringrazio ancora il team di Travel Boast, spero di pronunciarlo bene, ma io ovviamente non so né di italiano né in inglese, quindi passatemela. Utilizzate questa applicazione, potete anche provarla gratuitamente, ovviamente ci sono delle limitazioni nell'utilizzo di alcuni veicoli, quindi però si può utilizzare ovviamente ugualmente. Prima di concludere vi invito ovviamente a condividere il video con i vostri conoscenti e amici, perché potrebbe essere che gli torni utile ovviamente all'utilizzo di questa applicazione. Detto questo vi rinnovo il mio saluto e vi auguro buone feste. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile.
Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!